Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Un video diverso dal solito, infatti quest'oggi vorrei andare a parlarvi di quello che è stato il mio percorso religioso. Sì, è stato un percorso il mio, penso, molto stravagante per quanto riguarda la religione, perché mi sono ritrovato a studiare con un amico testimone di Geova, mentre nel frattempo andavo in chiesa a prendermi i sacramenti. Cioè, il senso c'è o non c'è? Beh, ora lo scopriremo insieme se poteva avere un senso. Ovviamente, piccola premessa doverosa da fare, non voglio mancare di rispetto a niente e nessuno. Io tuttora ho amici testimoni di Geova con i quali comunque mi trovo molto bene, niente da dire. Comunque verso la fine del video dirò un pochino cosa ne penso io in generale, non tanto dei testimoni di Geova ma neanche tanto dei cattolici, in generale della religione, cosa penso io della religione. Adesso intanto direi di partire subito con questa storiella. Allora, io mi sono preparato uno schemino che ho qua davanti con un foglio Excel dove ci ho scritto le date degli avvenimenti, comunque ci ho scritto quindi approssimative, date approssimative degli avvenimenti, quindi non sono date certe, però comunque se in alcuni casi ero certo di una determinata data, ci scrivevo tipo il mese addirittura, non tipo l'anno e basta, ma anche il mese. Allora, 2005, inizio catechismo. Nel 2005 avevo quasi 7 anni, cioè li avevo praticamente fatti a settembre, 7 anni, e niente, fino a 2006 lo stavo facendo questo catechismo, però poi mia mamma ci ha fatto smettere di andare sia a me che a mio fratello. Il motivo? Perché mio fratello soffriva di epilessia, no? Queste maledettissime crisi che purtroppo oggigiorno continuo ad avere, quindi figuriamoci. E mia mamma aveva semplicemente chiesto alle catechiste un favore: potete dare un occhio di riguardo a mio figlio? Io alla fine non è che aveva chiesto chissà che cosa, però le catechiste avevano detto a mia mamma: noi non vogliamo prenderci nessuna responsabilità, signora. Quindi mia mamma ha fatto una specie di... questa cosa qua un po' nella sua testa, penso l'abbia detta, non so se gliel'ha detta proprio alle catechiste in questione, però aveva detto una cosa del tipo: basta che dovreste prendervi cura del prossimo e poi non potete preoccuparvi di guardare mio figlio. Cioè alla fine non è che dovevano fare chissà che cosa queste catechiste. Comunque, fatto sta, questa cosa qui ha segnato la fine del nostro percorso religioso. Bene, per diversi anni non abbiamo più avuto niente a che fare con la religione, quindi passa 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, fin quando non arriviamo al 2014. Allora, nel 2014 cosa succede? Mio nonno materno, il mio carissimo nonno materno, viene a mancare e con lui insomma è stato uno dei momenti più difficili e tosti della mia vita. Ho pianto tantissimo per questo mio nonno, perché veramente eravamo legatissimi tutti. Mio nonno, no? Stava con mia nonna, ovviamente, dico, se no chi poteva stare. E mia nonna era una testimone di Geova da diversi anni ormai, Io, se non sbaglio, loro che si sposarono nel lontano 1960 forse, 1960, non vorrei dire qualche scemenza. All'epoca forse mia nonna non era ancora addentrata nel mondo dei testimoni di Geova, anzi posso dirvi che mia mamma, ieri a caso si parlava un po' di religione, mia mamma mi ha spiegato il perché mia nonna è passata, diciamo, ai testimoni di Geova, perché mia nonna prima era una cattolica convinta, andava in chiesa regolarmente, i sacramenti li aveva tutti, però a quanto ho capito mia mamma dice che mia nonna un giorno è andato dal prete per un'informazione sulla Bibbia, penso, cose così, e il prete disse a mia nonna: no, la Bibbia no, non c'è bisogno, cioè proprio lascia stare la Bibbia. Mia nonna ci è rimasta, no? Mia nonna ci è rimasta e ha voluto così, a causa di questo prete, abbandonare per sempre la Chiesa Cattolica per... Alla fine non so poi in che modo ha conosciuto i testimoni di Geova eccetera, però si è ritrovata ad essere lei stessa una testimone di Geova. Però c'è da dire una cosa: i testimoni di Geova non sono persone malvagie come molti la definiscono, perché comunque c'è spesso questa cosa qua: i testimoni di Geova sono una setta. Dipende, magari conosci persone testimoni di Geova che in realtà hanno soltanto cose belle da trasmetterti, no? Mia nonna era una di queste persone, era una di quelle persone positive, testimone di Geova, che non ti obbligava
a diventare anche tu testimone di Geova. Non è quella classica persona testimone di Geova che tu devi per forza diventare, cioè tu sei, per esempio, tu sei mia mamma non è stata mai costretta, non è mai stata obbligata a diventare testimone di Geova da mia nonna. E manco mio nonno si è completamente voluto tirare fuori da qualsiasi religione, però faceva il favore a mia nonna di accompagnarla regolarmente alle adunanze, quindi comunque vedete c'era questo, si amavano comunque, c'era tutto questo affetto, tutto questo volersi bene, nonostante non andassero d'accordo da questo punto di vista. Cioè, non so mio nonno se poi effettivamente era considerabile ateo, non so, però vabbè. Quindi questo un po' per farvi capire in sostanza appunto quanto i miei nonni fossero veramente Dunque, dopo aver detto tutto ciò, sempre nel 2014 mia nonna e il mio amato Fulmine si sono trasferiti da noi, per forza, non c'era altra scelta, perché purtroppo mia nonna ha sempre sofferto di sclerosi multipla laterale, fin da quando aveva 20 anni credo, e ha cominciato a frequentare dalle nostre parti i testimoni di Geova. Comunque non vi ho detto, finora non è che ho parlato io del luogo dove si sono svolte tutte queste vicende, diciamo. In ogni caso i miei nonni stavano in un paesino in provincia di Messina che si chiama Antillo, un paesino di non tantissimi abitanti, non so se l'avete mai sentito. Giustamente Antillo era molto isolato come zona, come posto, e mia nonna da sola lì, nelle sue condizioni, non avrebbe potuto fare niente per, sopravvivere in qualche modo, fare la spesa, cose, a meno che qualcuno gliela portava a casa, ma, ripeto, nelle sue condizioni di salute, insomma, non era il caso che lei stesse sola. In ogni caso vi dico che nel 2014 mio nonno, che è venuto a mancare, ne aveva 72 di anni credo, 72, una cosa del genere, o 73, e mia nonna si scambiava con mio nonno 3 anni, perché mio nonno è del 41, mia nonna è del 44, quindi mia nonna quando è venuta a mancare, se non sbaglio, 70 anni li ha fatti, perché sì, ebbene sì, dopo un po' mia nonna è anche venuta a mancare. Cioè, secondo me questa sofferenza per la mancanza di mio nonno non l'ha sopportata, non l'ha retta, non ha retto lei stessa per neanche 2 anni sono passati. Infatti nel 2014, dopo che sono venuti a stare da noi sia mia nonna che Fulmine, diciamo che sono cambiate un sacco di cose. Mia nonna comunque ha continuato a frequentare i testimoni di Geova qui, che c'era l'adunanza qua nelle vicinanze, e noi stiamo comunque a Rometta, si chiama Rometta il posto dove vivo io praticamente, Rometta Marea, e le adunanze che frequentava mia nonna erano qua praticamente nel paesino accanto che si chiama Saponara, vabbè. Quando poi mia nonna nel 2015 è cominciata a stare male, ha avuto, vi dico, non si ricordava, non sapeva neanche chi eravamo, ci scambiava come se avesse una sorta di Alzheimer, ma in realtà forse non era neanche Alzheimer, era proprio qualcosa che non so neanche al momento descrivervi, però proprio non si ricordava più i nostri nomi. A me non mi chiamava col mio nome, mi chiamava tipo in un altro modo, anche mia mamma, cioè non si ricordava più chi eravamo, quindi hanno portato mia nonna all'ospedale, poi pare che si stava riprendendo, però noi ci eravamo visti il giorno dopo, era un giorno di ottobre 2015, ma niente, questo giorno dopo, sì, è arrivato il giorno dopo ovviamente, però con lei che non c'era più, purtroppo, ci ha lasciati così, l'amaro in bocca. Comunque vi salto tutti questi momenti tristi. Quindi verso la fine del 2015, se non sbaglio, mia mamma un giorno, mentre io tornavo da scuola, mi aveva detto: sai, c'è qua questo amico, testimone di Geova, che vorrebbe venire a casa per fare, non so, parlate un pochino, vedete un po'. Vabbè, ho detto che ho da perdere. Quindi, nel 2015 ho iniziato questo studio con questo amico, testimone di Geova, e ho imparato tante cose interessanti. Devo dire che è stato un periodo fortificante, se così vogliamo chiamarlo. Ho imparato tante cose interessanti, tante aneddoti interessanti sulla religione, sulla Bibbia. Noi addirittura trattavamo dei racconti biblici, anche tipo l'Arca di Noè, Adamo ed Eva, tutte queste cose qua molto d'epoca, e fino ad arrivare, poi c'è stato un momento che io mi ricordo ogni estate che arrivava, poi ci perdevamo un pochino con questo amico testimone di Geova, perché io arrivava l'estate, io stavo sempre a mare con gli amici, mi facevo i miei cavoli praticamente. Quindi 2015, 2016, 2017 e 2018 ho proseguito con questi studi qua con questo amico testimone di Geova. Però io ve lo sto chiamando amico testimone di Geova, ma non è che vi ho detto un nome.
per questioni di, diciamo, principio, ma anche di correttezza. Dico, non che questo amico qua non ha mai fatto nulla che potesse farmelo considerare una brutta persona, anzi siamo amici tuttora, anche se ci sentiamo un po' meno. E comunque non è che stiamo parlando di qualcuno di giovane, sui 40, forse pure 50 anni mi pare che abbia, non vorrei dire una sciocchezza, ma insomma i suoi anni li ha. Ormai lui è un esperto di testimone di Geova. Comunque chiamiamolo Tano. Quindi Tano dal 2015 fino al 2018 ogni giorno della settimana, diciamo, si può dire, sì, generalmente capitava una volta a settimana, forse una volta ogni 2, dipende dai casi, lui veniva e facevamo insieme questi studi di un'ora e mezza. Diciamo che Tano aveva molta voglia di parlare ogni volta. Nel frattempo, sempre nel 2018, è arrivato settembre. A settembre io ho iniziato la quarta superiore. Sì, comunque io ho avuto un percorso scolastico che vorrei farci anche un video dove ne parlo, quindi spero più presto di poterlo fare, perché anche lì, io ho avuto un percorso religioso travagliato, un percorso scolastico travagliato, quindi c'è assurdo, la mia vita è travagliata, si può dire. Comunque ci arriveremo un giorno. Allora, dicevo, a scuola nel 2018, quindi all'inizio della quarta superiore, è avvenuta questa conoscenza in seguito fidanzamento tra me e questa ragazza che chiameremo Serafina. Sempre nel 2018 comunque io ho continuato a studiare con questo amico testimone di Geova, tant'è che c'è stata pure una fase in cui è capitato che io facessi conoscere a Serafina questo amico testimone di Geova, no? Quindi Tano. Comunque mi pare che verso la fine del 2018 Serafina un giorno aveva detto di volermi parlare. Mi disse che il suo più grande desiderio era quello di sposarsi in chiesa. Vista la mia situazione, visto e considerato che io non avevo neanche la prima comunione, poiché all'epoca mia mamma, diciamo che appunto aveva deciso di farci smettere di andare a catechismo per quell'episodio di mio fratello che non lo volevano, diciamo, tenere d'occhio le catechiste, eccetera eccetera. Allora, giustamente questo significava che io avevo da recuperare anche la prima comunione. Mi sono ritrovato in una situazione che era forse più grande di me sotto certi aspetti. A lei mancava la cresima, a me mancava sia la prima comunione che poi la cresima. Quindi come abbiamo gestito il tutto? Bella domanda. Diciamo che c'è da dire questo: io inizialmente ho detto che avrei fatto questa cosa, sai, per amore, diciamo, si fa tutto, no? Avevo cominciato ad andare in chiesa, anche se dico la verità, a me non mi è mai piaciuta particolarmente la chiesa, la religione, andare a messa, proprio una noia delle noie. Ogni volta che mi trovavo là non vedevo l'ora che finisse per andarmene via, perché proprio era un rodimento, dico, ok. E praticamente però c'è da dire una cosa: io anche in quel periodo, quindi fine 2018, inizio 2019, ho iniziato anche ad andare a scuola guida per prendermi una patente. Infatti arrivato il 2019, che ero arrivato al periodo della patente, quello là, diciamo, in cui già dovevo fare le guide, che comunque ci ho fatto un video dove ne parlo di questa mia esperienza, che ho cominciato a perdere appetito, stavo male, eccetera eccetera. Quindi questo periodo fu molto pesante e difficile per me. Diciamo che, per farla breve, un giorno, mentre Serafina era a scuola e io ero a casa, le ho mandato un messaggio su WhatsApp dicendole che non avrei più voluto continuare ad andare in chiesa. Vi lascio immaginare la delusione, l'amarezza di Serafina, proprio mi pare che si era messa a piangere, comunque è rimasta delusa da questo mio voler abbandonare la chiesa, no? Quindi questa cosa qua, tutto ciò mi pare avvenne tra il febbraio e il marzo del 2019, forse aprile, vabbè. E quindi non se ne è più parlato per un po'. Poi nel frattempo è arrivata l'estate del 2019 e a luglio, ebbene sì, successe che è stato tirato fuori di nuovo l'argomento dell'andare in chiesa. Tu devi andare in chiesa. In un certo senso mi aveva un po' minacciato, se così vogliamo dirlo, mi aveva ricattato, ha detto: senti, se tu non continui ad andare in chiesa, se tu non vai in chiesa, se tu non ti prendi i sacramenti, chiudiamo, ti lascio, cose così. Ora, porca miseria, c'è da dire una cosa: una persona sana di mente, già per una richiesta del genere, per un ricatto, penso che avrebbe lasciato la propria partner, solo che io alla fine mi sono lasciato condizionare. Tra l'altro mi ricordo un episodio quel giorno, se non sbaglio, che ci trovavamo noi all'oratorio accanto alla chiesa. Era una sera in cui comunque si mangiava, si era lì. Tra l'altro il parroco che era là, il parroco era un po' affezionato a me, diciamo, mi fa: perché non continui ad andare, perché non... Ma quello che mi rimase impresso furono i genitori di Serafina. Che i genitori, poi comunque c'è tutta una storia qui a parte, che veramente io ho sempre... non penso di aver mai provato una profonda stima per i genitori
di Serafina, che lei comunque ha tuttora, ha sia genitori adottivi che genitori naturali. Quindi io avevo 4 suoceri fondamentalmente, vi lascio immaginare che roba. Però con i suoceri naturali mi trovavo bene, perché erano un pochino più scialli a un certo punto, ma quelli adottivi erano pesanti. Sapete, quelle persone casa e chiesa, persone bigotte, che la religione prima di tutto, guai se fate sesso prima del matrimonio, ma Dio madre, vi lascio immaginare. Non voglio spoilerarvi già il fatto che io e Serafina ci siamo lasciati ovviamente, ma non subito, ce ne vuole di tempo. Io già comunque da parte mia sicuramente avrei dovuto lasciarla io, prima di andare troppo avanti con la relazione, avrei dovuto io lasciare lei lì, visto che mi voleva minacciare, ricattare, dice tu ti devi prendere i sacramenti, perché se no io ti lascio, perché il suo obiettivo era quello di sposarsi in chiesa e quindi guai se io non prendevo i sacramenti per poterlo fare in seguito, no? Insomma, mi sono ritrovato veramente, vi dico, veramente, in questa situazione del cavolo assurda. Quindi praticamente, dovevo finire il fatto dei genitori. I genitori mi pare che mi hanno detto: mamma, che ti costa andare in chiesa, dai, cioè, alla fine. Una cosa del genere. Però mi ricordo che me la stavano facendo pesare questa cosa e mi hanno fatto fare una specie di figura davanti a altre persone che sentivano. Che forse all'oratorio, in quel momento che c'era questa recita, io ero l'unica persona che fondamentalmente non frequentava la chiesa. Tutti la frequentavano, quindi mi sono sentito un pochino... vabbè. Quindi ho continuato ad andare in chiesa piano piano, ma ancora prima di prendere effettivamente la prima comunione ne stava passando di tempo, perché ora vi spiego. Arriva nel frattempo novembre/dicembre del 2019, qua più o meno me lo ricordo la data, e fu proprio in quel periodo che abbiamo iniziato ad andare insieme, io e Serafina, al corso di Cresima. E a questo corso di Cresima io avrei preso sia la prima comunione che la Cresima in una volta. Bello, no? Me ne sarei lavato le mani. Mi sarei tolto tutto. Però c'è da dire una cosa su questo corso di Cresima. Vedete, quando vi dicevo che io, rispetto ad altre persone, sicuramente avendo studiato con questo amico testimone di Geova, insomma, io ero forse quello più informato. A volte il parroco, durante questo corso di Cresima, faceva delle domande. Allora, chi vuole rispondere a questa domanda? Una domanda magari sulla Bibbia, io ero quello che riusciva, non lo so, ero più intraprendente, ero io che alzavo la mano sempre per rispondere, per dire la mia, perché comunque ero molto informato, ne sapevo una più del diavolo, in un certo senso, visto che siamo in tema di chiesa, religione. Forse ne sapevo pure più io di Serafina stessa? Non lo so, perché Serafina comunque ormai andava in chiesa da anni lei, no? Per cavoli suoi, perché comunque i suoi genitori l'hanno sempre un po' obbligata. Lei è comunque, io l'ho sempre detto e non smetterò mai di dirlo, lei sicuramente, Serafina, è sempre stata succube dei suoi genitori e continuerà ad esserlo, perché ci sono tante cose interne che magari eviterei di dire, però credetemi, veramente. Comunque, dopo che è successo? Nel 2020 è arrivato il Covid. Maledetto Covid, per tanti versi ha rovinato un po' tutto il Covid. Infatti, giustamente abbiamo dovuto prendere le distanze, letteralmente, cioè io a casa mia, lei a casa sua, per 3 mesi buoni, cioè tutto febbraio, quando è che è iniziato il Covid pesante, forse marzo, quindi tutto marzo, tutto aprile, non ci siamo più visti dal vivo, finché è arrivato maggio, ci siamo visti. Attenzione, dici, ma in tutto questo che fine ha fatto il testimone di Geova, Tano? Abbiamo continuato a fare gli studi anche a distanza, con le videochiamate, quella volta a settimana su Zoom per lo più. Le adunanze le avevano anche iniziate in questo modo con Zoom, quindi comunque eravamo lì tutti. Devo dire la verità, vedete, questo per farvi capire quanto fossi interessato. A volte durante queste adunanze io mi ricordo che giocavo a computer a qualche gioco a cavolo, mentre avevo le cuffie mi sentivo bene o male quello che dicevano durante le adunanze. Ogni tanto mi ricordo Tano mi diceva: perché non intervieni? Perché non dici qualcosa anche tu? Insomma, vabbè, comunque ci arriviamo tra un pochino di nuovo ai testimoni. Finalmente, appena è finita la fase iniziale, quella là proprio dove dovevamo stare ognuno a casa propria, a maggio ho raggiunto casa di Serafina,
ci siamo stati un po' insieme, finalmente vedersi dopo tanto, ci voleva, no? Insomma, poi nel frattempo è arrivato finalmente verso novembre, quindi praticamente si può dire che è passato quasi un anno. Io, se non sbaglio, a ottobre mi sono preso io la prima comunione, perché doveva tecnicamente andare a finire diversamente, no? Che io mi prendevo la prima comunione e la cresima insieme con quel corso, solo che forse anche col fatto del Covid molti rallentamenti vari ci sono stati. Io, andando in chiesa anche da solo, mi sono andato a prendere questa benedetta prima comunione, ok, un giorno di ottobre, e il mese dopo, a novembre, c'è stata finalmente la cresima per tutti quelli che facevano questo corso. Quindi io e Serafina e altre persone eccetera del corso l'abbiamo presa questa benedetta cresima. Adesso mancava ovviamente lo step finale. Dici, c'è la cresima, adesso i sacramenti quindi li abbiamo tutti e due, possiamo sposarci, se non fosse che sì, buonanotte. Avendo anche nella famiglia di Serafina così bigotta eccetera, c'era questa specie di cosa: se non prima avete un lavoro decente, avete una casa come dico io, perché il padre aveva detto se non prima vedo che prendete una casa che soddisfa le mie aspettative, voi non farete niente. Insomma, io vi dico che ho continuato comunque sempre lo studio con Tano, continuato. Nel frattempo, tra me e Serafina, le cose stavano prendendo delle pieghe un po' particolari. Nel 2021, quando ho perso Fulmine, periodo bruttissimo della mia vita, verso l'agosto del 2021 è successa una cosa un po' brutta, un po' spiacevole, ma è successa un po' perché non perché volevamo che succedesse. Serafina si è ustionata il volto, la faccia. Poi suo padre, pochi giorni dopo, mi chiama e mi fa: ma tu ti rendi conto di come è conciata mia figlia? Tu ti rendi conto che sei un irresponsabile? Quello che è successo è che praticamente lei non si era portata la crema, non si era messa la crema, quindi la responsabilità, per quanto potesse essere mia in parte, ma era sua, di lei. Cioè, lei si è ustionata, suo padre mi ha chiamato e mi ha fatto una domanda alla quale io ho dato una risposta falsa, o meglio sbagliata. Ho fatto una mossa falsa, ma non perché io volessi fare questa mossa falsa, ma perché c'era mia mamma nei paraggi. Io ero lì a pranzo, stavo per mangiarmi un benedetto panino, che bello, ero lì pronto, pieno di fame in corpo, che volevo mangiarmi questo panino. Mi chiama suo padre e mi fa passare la fame, perché la domanda è stata questa: ma senti, tu ci tieni a mia figlia, la reputi un membro della famiglia? Allora, io avrei dovuto rispondere di sì, giusto? Avrei dovuto rispondere di sì, se non fosse che mia mamma, che era la che sentiva, mi ha detto: devi dire di no. Ma perché? Perché mia mamma non si poteva fare i cavoli suoi? Allora, da un lato forse ha fatto pure bene, ma dall'altro no. Quando io ho detto di no, suo padre mi fa: va bene. Ho detto: guarda, ho capito tutto. Quindi lui praticamente dice: perfetto, cioè si è reso conto, in un certo senso ha fatto 2 più 2, fa: se io ho detto di no, quindi se io non la reputo come una della famiglia, lei, cioè Serafina, significa che in realtà io sto recitando una parte. Io sono soltanto un attore, diciamo, sto recitando la parte del belloccio, ma in realtà io non ci tengo a lei. Quindi da quella volta il padre di Serafina mi ha scambiato veramente come una persona inaffidabile. Per cui da là c'è stato un momento in cui stavamo per lasciarci, io e Serafina, perché suo padre comunque non voleva che io mettessi piede più a casa sua. Poi però che è successo? Arriva, se non sbaglio, il 29-30 di agosto, no, forse 31 addirittura. Il 30 io e lei ci siamo visti sotto casa sua, nelle vicinanze di casa sua e non dentro, perché giustamente lei era uscita un attimo da casa sua, lei sta in un pezzo di montagna. Ci siamo andati a mettere dietro un muretto, diciamo, parlavamo del fatto che forse sì, era arrivato il momento di lasciarci, forse non potevamo più continuare, ma in realtà sotto sotto ci tenevamo ancora l'una all'altra. Infatti eravamo un po' in quel modo che ci tenevamo per mano, abbracciati, cose, quindi insomma non eravamo realmente pronti a chiudere questa relazione. Quindi tutto ciò a quasi 3 anni di relazione eravamo arrivati, a quasi 3 anni. Non riuscendo forse ancora ad accettare tutta questa situazione, la sera stessa mi pare che ci siamo detti che ancora ci tenevamo l'uno all'altro. Quella sera per messaggi abbiamo deciso che le cose ancora potevano salvarsi e ci siamo quindi, diciamo, siamo ritornati insieme. Arrivato il giorno dopo, visto e considerato che le cose stavano così e che veramente abbiamo deciso di voler continuare in qualche modo, lei mi aveva detto quasi in modo un po' io veramente, se tu ci tieni devi venire tu a casa e parlare con mio padre.
E quindi io giustamente ho fatto, sono andato effettivamente a casa di Serafina, che suo padre forse non era a casa in quel momento, comunque eravamo tra di noi, abbiamo parlato un po' con sua mamma, cose, e la mamma forse è stata un po' più comprensiva. Siamo andati fuori, siamo andati a un parco a giocare con le bambine, perché c'è pure questo aspetto qua un po' che non vi sto qui a dire adesso, perché troppi dettagli e poi diventa un video che dura 30 anni. Quando poi torniamo dal parco, appena suo padre ha visto che c'ero anch'io, mi fa: ma che ci fa qua questo clown? Noi non accettiamo clown in casa nostra, tipo persone false in casa nostra, mamma mia. Io ricordo suo padre, poi quando ho messo piede proprio a casa per parlare, ma ha fatto un discorso tutto suo, qui, lì, tu ti rendi conto che... Comunque mi ricordo un'altra cosa da dire, cioè i genitori adottivi di Serafina sempre una cosa dicevano: voi qua, voi là, voi non siete ancora persone mature, noi invece sì. Certo, perché suo padre ha avuto la fortuna a 20 anni di uscirsene di casa, i tempi erano diversi, già aveva una sistemazione, lavorava per conto suo, cioè i tempi sono altri, i tempi sono diversi. Lui non ha avuto le sfortune che, per esempio, io purtroppo la situazione di salute di mio fratello, che sta in queste condizioni, che oltre ad avere l'epilessia ha anche un ritardino mentale, non è facile niente, diciamo, con lui. Padre adottivo di Serafina invece non mi pare che abbia avuto mai problemi in famiglia di salute in questo modo, quindi lui, quando la prima volta che ha potuto a 20 anni, se n'è uscito di casa, quindi a voglia che lui ci fa lavorare a noi, ci faceva lavorare a noi, noi qua, alla vostra età, favore meglio se non parlo. Comunque, mi ha fatto un discorso che veramente lui non voleva più. A un certo punto addirittura parlando, io ero normale, diciamo, tranquillo, cercavo di dire la mia, io amo nostra figlia, io qua, io là. Niente, a un certo punto se n'è uscito di casa. Se voleva rimanere dalla parte della ragione, doveva rimanere in casa. Invece lui proprio ha sbottato e se n'è uscito di casa, sbattendo la porta. Tant'è che la mamma di Serafina fa: non te ne uscire da quella porta, no? Insomma, perché forse sotto sotto voleva esserci una sorta di risoluzione, di chiarimento. Comunque, dopo ci siamo rivisti io e Serafina, finalmente dopo un po' di giorni di attesa, di pazienza, di agonia, ci siamo visti, eccetera. Bene. Poi che è successo? Le cose tra me e Serafina stavamo cercando di farle un attimo raffiorire, facevamo videochiamate più spesso la sera, perché c'era un periodo che non ne stavamo facendo più videochiamate. Poi un giorno è successo, siccome io sono una persona che non riesce a tenersi certe cose dentro, e mi rendo conto che questo forse è sbagliato sotto certi aspetti, non totalmente. Ti dico, se uno deve sfogarsi e parlare con qualcuno, migliore amico, migliore amica, uno psicologo, benissimo. A proposito di psicologo, sapete quante volte io avevo detto a Serafina di andare da qualche psicologo, da qualcuno per parlare, e lei sempre no, pure lei ne avrebbe avuto tanto bisogno, e ne avrebbe forse bisogno pure ora non so come la vita che sta conducendo, però io gli ho sempre detto, ma lei non ha voluto mai ascoltare queste parole, anche se potevano esserci possibilità gratuite di andare a fare qualche seduta psicologica, lei sempre si è voluta tirare indietro. Dunque, continuando, non so quanti di voi conoscono la pagina Facebook Mentire di fronte alle spunte blu. Ebbene, io, che spesso e volentieri guardavo quei post, a volte non vedevo l'ora che capitasse un post che in un certo senso si avvicinasse anche minimamente alla situazione tra me e Serafina, a tutto quello che era successo, anche a quell'ustione, magari un caso in cui magari il suocero non poteva vedere il fidanzato della figlia o cose così. Ed era capitata effettivamente una situazione molto simile, tant'è che io ho deciso di commentare sotto un post facendogli una specie di spiegazione di quello che era successo, e io, mannaggia a me, da un lato avrei potuto cambiare le parole, spacciando questa cosa qua, questo commento, per una situazione di un mio amico. Invece l'ho detta proprio per quello che era successo a me. Io sto vivendo una situazione così, e in questo commento non dicevo tipo la mia fidanzata qua, così, dicevo lei, parlavo lei. Io sto vivendo una situazione simile, dove lei praticamente si è ustionata, suo padre non mi vuole più vedere, cose così. Questo commento, dopo 2 giorni, 3 giorni, è venuto fuori, ho scoperto, che la nonna di Serafina, sua madre, insomma, l'avevano letto, e da lì è andato, diciamo, un po' allo scatafascio tutto. Il periodo è stato settembre 2021, ed è successo questa cosa qua, di questo commento, massimo ottobre 2021. Insomma, comunque, attenzione, in tutto questo
non perdiamo d'occhio, non perdiamo di vista Tano, il testimone di Geova, che è sempre stato presente, un po' come se fosse stata lui la mia figura psicologica, perché sì, io magari mi sfogavo con il mio migliore amico, la mia migliore amica, però in tutto questo c'era anche il testimone di Geova con cui a volte mi confrontavo, mi sfogavo, quando dovevamo fare le videochiamate ci vedevamo, dicevamo un po' di una situazione, ah sai, è successo questo, è successo quest'altro, no. Mi ricordo che mi sfogavo tante volte con lui e sicuramente non è stato un male questo. A proposito, è comunque a settembre, che facciamo 3 anni di fidanzamento, io non sapete quanto sono stato premuroso nel fare qualcosa di bellino, siamo andati in pizzeria, ho fatto questo e quest'altro, e da parte sua, sapete qual è stata il regalo o comunque il suo pensiero? Non ho avuto tempo. Certo. Come ci può rimanere una persona? Dico, e poi magari la cosa era che ero io che non ci tenevo, ma porca miseria, dopo che ti faccio tutto questo e tu te ne esci con non ho avuto tempo, quando il tempo l'avresti potuto avere, cioè, vabbè. C'è da dire una cosa però, non hanno detta questa cosa qua di questo commento al padre, se lo sono tenuti. Quando l'ha visto Serafina, lei comunque le sono cadute le ovaie, a tutti quanti ho cominciato a stare sul cavolo nella sua famiglia, si può dire. È stato un periodo bruttissimo. Poi a dicembre abbiamo fatto che faceva il compleanno, secondo me abbiamo fatto una serata carina, l'ho portato a mangiare a KFC, abbiamo mangiato, siamo stati insieme, foto che ci siamo fatti, insomma, e poi non sapete, a gennaio, cioè nel frattempo comunque c'era da dire una cosa, lei in quel momento, in quel periodo mi diceva che dovevo andare a lavorare, perché se io non lavoravo mi diceva che ero uno scansafatiche, che non avevo voglia di fare nulla. Quindi vedete, è successa la stessa dinamica dei sacramenti, è successa anche in questo caso del lavoro, o vai a lavorare o ti lascio, in un certo senso era questa la cosa, e quindi io mi sono andato a trovare un lavoro, anche se non era quello che volevo fare, sono andato a lavorare in un vivaio qua nella mia zona, solo che per una situazione in cui ero coinvolto non potevo neanche essere messo sotto contratto, però vabbè. Intanto vi dico che con i primi soldi guadagnati io sono andato a prendere un anello per fare la proposta di matrimonio a lei il 4 gennaio del 2022. Sì, i primi soldi guadagnati, ho preso un anello di fidanzamento. Pum. E mi sono organizzato con un'amica sia mia che di Serafina per andare in spiaggia a fare una cosa bellina, e quindi le ho fatto la proposta, lei si è commossa, poi quella sera stessa, se non sbaglio, abbiamo mangiato sushi, che bello, momenti esilaranti. Però insomma non lo so, poi sono passati mesi, io sempre con Tano che parlavamo del più e del meno, e arriva un momento in cui verso luglio io non ce la faccio più a lavorare al vivaio, tra il caldo, tra il sudore, il fatto che stavo perdendo proprio la facoltà mentale, perché comunque non lo so, comunque vedevo un pochino che da parte di Serafina non c'era più lo stesso interesse. Appena io non ho più lavorato, lei subito mi ha detto devi trovarti un lavoro di nuovo, devi trovarti un altro lavoro, e io basta, non ce l'ho più fatta. Un giorno, mi pare verso agosto del 2022, sì, perché comunque ci siamo lasciati ad agosto noi, del 2022, quindi dell'anno scorso, lei e io ci siamo organizzati per andare a mangiare non so perché, c'è stata questa cosa qua, dovevamo andare a mangiare in una pizzeria, era, se non sbaglio, il 10-12, non mi ricordo, agosto del 2022, ed eravamo insieme a questa nostra migliore amica in comune, diciamo. E lei è stato un elemento importante, questa nostra amica, perché le ha fatto delle domande chiave a Serafina, domande che hanno fatto capire delle cose. Ha detto: ma tu senti, perché vuoi stare con lui? Tu vuoi stare con lui perché pensi che sposandoti ti può, diciamo, portare via da casa tua, avere un posto insieme, ma tu in realtà tutte queste premesse, ma tu lo ami almeno? E lei comunque si era pensata un po', forse non c'era più veramente l'amore nell'aria, e quindi insomma, e che dire, già, niente da dire, tutto e niente. Neanche un giorno e mezzo dopo, comunque lei mi ha scritto che se l'è pensata, Serafina ha scritto che se l'è pensata e ha deciso di voler chiudere, comunque dicendo che è stata una delle relazioni magari migliori di sempre, durata quasi 4 anni, quindi avremmo fatto a settembre del 2022 4 anni, ma non ci siamo arrivati per questione di un mesetto e qualcosa. Quindi wow, che dire.
Nel frattempo Tano, che comunque mi è sempre rimasto accanto, no? Questo amico testimone di Geova, è rimasto sempre accanto nei momenti sì, nei momenti no, nei momenti in cui io nel frattempo, cioè, anche se mi ero preso i sacramenti, non era finito questo studio, non c'è stato un abbandono, diciamo, dello studio, abbiamo sempre continuato, l'abbiamo sempre ripreso. Nel momento in cui è finita la mia storia, diciamo, con Serafina, Tano ha cercato di coinvolgermi sempre di più nel mondo dei testimoni di Geova, facendomi magari un po' di pressione in un certo senso. Cerca di essere alle donanze un pochino più intraprendente, cerca di rispondere alle domande, cerca di anche tu studiarti qualcosina, e quando sei alle donanze, sì, perché mi aveva detto perché non vieni nelle donanze, no? A maggior ragione perché adesso non stai più con Serafina, magari potresti, perché ogni tanto comunque lui comunque non è che, cioè, in tutto questo lui ha conosciuto Serafina, Tano, e Tano ogni tanto mi diceva salutami Serafina. Mi ricordo che in quella fase, da quando io e Serafina ci eravamo lasciati da un po', Tano mi diceva di frequentare sempre di più le donanze, che le donanze, santo Dio, una il giovedì, una la domenica, che poi le donanze durano più delle messe comunque, mamma mia. Io ho sempre detto di sì, sono sempre stato sul sì, perché sono una persona che spesso e volentieri non sa dire di no. Forse anche per questo quando stavo con Serafina ho sempre detto di sì, nonostante questo magari mi si potesse ritorcere contro. Quindi ho cominciato a essere un po' più... fondamentalmente, continuando ad andare alle donanze, a cercare di essere anche un po' più così, no, intraprendente, che rispondevo alle domande, eccetera. Nel frattempo è arrivato circa novembre, metà novembre, e io mi ricordo addirittura in una delle ultime sedute fatte, questi studi, ricordo che insomma sì, si parlava del fatto che a te piace andare alle adunanze? Io comunque risposi di sì, perché comunque è un ambiente tranquillo, sereno, comunque ci sono tante persone lì calorose, ci parli, come stai, come va, come non va, sai, è bello che si crei questa sorta di dialogo. Tra l'altro comunque in tutti questi testimoni di Geova io comunque ero legato particolarmente a questa mia migliore amica, a cui voglio molto bene, e con lei c'è anche suo marito, anche suo fratello, il fratello di questa mia migliore amica, con i quali comunque mi ricordo facevamo delle uscite, eccetera eccetera, a volte mangiavamo fuori, era bella questa specie di cosa. Finiva l'adunanza, tipo, e uscivamo insieme con questi amici, no? Bellissimo, bello, momenti belli, dai. Comunque posso dire che poi, arrivato novembre, quindi appunto nel frattempo del 2022, io ho conosciuto una personcina. Non so chi ha visto i video in cui mi trovavo al centro commerciale, ho fatto quei 3 video, quella playlist di video al centro commerciale. Quella stessa personcina là di quei video, che non si è fatta vedere, e magari chissà un giorno si farà vedere, è la stessa persona che io verso novembre del 2022, quindi ci è passato più di un anno, wow, ho conosciuto tramite il mio migliore amico. Lui, praticamente, il mio migliore amico, mi fa, sai, c'è questa persona, oh, chi lo sa, e da cosa nasce cosa, io e questa persona ci siamo fidanzati. Sì, ma non subito, è una storia lunga che magari un giorno, chi lo sa, vi racconteremo insieme, io e appunto questa personcina speciale. Quindi secondo me questa mia conoscenza con questa persona mi ha fatto arrivare a un punto di dire, mi ricordo una domenica che comunque c'era l'adunanza, perché sempre, di solito sempre la domenica l'adunanza, oltre che giovedì. Una domenica di fine novembre o inizio dicembre mi disse, Tano, verrai all'adunanza? Ci vieni? Io però non ci sono andato, ma gli ho detto, senti qua, senti là. Quindi ho conosciuto questa persona e insomma non mi ricordo se gli ho detto così effettivamente a Tano o gli ho detto qualche altra cosa, non lo so. Io quel giorno, mi pare, tra l'altro fu proprio questa personcina, che non sto facendo ancora il nome, anche qui potrei fare usare un altro nome, però che nome uso? Direi di chiamarla Penelope, sì, direi che ci potrebbe anche stare come nome provvisorio. Per ora ho deciso di non fare nomi proprio assolutamente, finché poi casomai appena ci sarà l'occasione di poter fare video direttamente con Penelope, magari, ecco, per ora nessun nome, per lasciarvi così il dubbio, diciamo, come si chiamano effettivamente queste persone. Comunque, dopo aver conosciuto Penelope, bene sì, quindi fine di novembre, ci sono state tutte queste serie di cose, queste serie di situazioni, dove quella domenica è stata Penelope stessa a dirmi a me, ti va di vederci? Dopo che nei giorni prima ero stato io a chiedere di vederci, quindi una domenica di dicembre forse, sì, mi ha chiesto lei di
vederci, e io ho detto di sì senza molti problemi, quindi ho mandato proprio l'adunanza, diciamo, a quel paese in un certo senso, l'ho proprio detto no, l'adunanza via, stop, ciao, per vedermi con Penelope. Sì, perché comunque con Penelope c'era questa specie di rapporto bellino, ci vedevamo, uscivamo, stavamo insieme, parlavamo, ma non ne facessimo chissà che cosa. Fin quando addirittura un giorno ricordo che poi mi sono proposto io per chiedere a lei di andare al sushi. Sì, cioè l'ho proprio invitata a cena in un certo senso, perché so che a lei piaceva il sushi, quindi abbiamo mangiato sushi, ho speso gli ultimi soldi che avevo, pensate un po' che roba, per quanto ci tenessi, e quella sera stessa le ho detto, dopo un po' di giri di parole, mi piaci. E da là poi, il giorno dopo lei è dovuta partire, mi ha lasciato il cane, Stella, la femminuccia, poi sono diventati 3, dico, ho fatto il video in cui forse lo spiego come sono diventati 3, però vabbè. Fin quando poi lei è ritornata il 4 gennaio, al suo ritorno dalla Toscana, perché lei è andata in Toscana, appena ritornata il 4 stesso abbiamo deciso di confermare, diciamo, il nostro fidanzamento. Yes. Quindi pensateci, 4 gennaio 2022 avevo fatto la proposta di matrimonio a Serafina. 4 gennaio del 2023 io e Penelope ci siamo fidanzati. Questo giorno, 4 gennaio. Una rivelazione proprio. Infatti quando poi ho detto a Penelope che questo giorno non è un giorno qualsiasi, ma il 4 gennaio c'è stata questa mia proposta di matrimonio, lei ci è rimasta un po' cosa. Ma comunque, com'è finita con Tano? Ebbene, una sera io ero da un po' che dentro di me mi dicevo, ma devo parlargli, devo dirgli che mi sono un po' seccato di frequentare i testimoni, cioè comunque le adunanze, non voglio più fare lo studio, perché fondamentalmente quell'ora a settimana per fare lo studio con lui, che a volte magari era un'ora e mezza, mi secca. Andare in adunanza erano altre ore che dovevo togliere dal mio tempo che potevo fare per altro, per andare alle adunanze, no. Quindi io un giorno mi sono finalmente deciso, durante uno studio, anche se forse gli avevo fatto una piccola premessa per messaggi, senti, ti volevo parlare a proposito dello studio, cosa. E io gli ho chiesto una cosa quando poi ci siamo visti, ma posso farti una domanda? Ma questi studi che noi stiamo facendo hanno poi lo scopo finale di, diciamo, farmi diventare testimone, no? Beh, sì. Quindi comunque era, si può dire, un 8 anni buoni che facevo lo studio. Se sono partito nel 2015, insomma sì, 7 anni buoni di studio l'ho fatto. Gli ho detto, senti, io me lo sono pensata molto, sono arrivato alla conclusione che non mi fa impazzire, non penso di essere proprio portato, cioè un pochino mi annoia, mi è sempre annoiato tipo andare in chiesa quando andavo a messa, anche in questo senso, per quanto io ci tenga a molti di voi, però un pochino non penso di voler continuare. Comunque questo comprensivo, anzi non è che mi ha fatto mi ha detto chissà che cosa, anzi apprezzo che tu me l'abbia detto, e siamo rimasti nella pace. Certo, poi comunque i contatti si sono un po' persi, perché giustamente, però questo non significa che non ci siamo lo stesso ritrovati, addirittura diversi mesi dopo, che loro una volta all'anno hanno la commemorazione. Siamo andati alla commemorazione addirittura con Penelope, c'era mia mamma, mio fratello, Penelope, siamo andati insieme. Insomma, è stata una bella esperienza, dai, una bella esperienza da fare. Che dire, spero di aver raccontato tutto nel dettaglio, di non essermi perso troppo. Ovviamente, cosa ho detto io all'inizio, se vi ricordate, all'inizio del video, ho detto che avrei voluto dire la mia un po' su cosa penso in generale della religione. Ripeto, io non ce l'ho contro nessuno, io, ripeto, ho tanti amici testimoni di Geova, a cui voglio molto bene, pure posso dire che io non mi trovo per niente d'accordo intanto con alcuni dei comandamenti, soprattutto il sesto, lo so a memoria, vi chiederete perché, che quel sesto comandamento che dice di non commettere atti impuri, io l'ho sempre reputato abbastanza perché addirittura mi ricordo una volta durante uno studio fatto con Tano e anche un altro fratello, un testimone, si parlava per esempio ecco, tu cosa ne pensi di quelle persone che fanno, diciamo, commettono, vabbè, insomma, fanno robe, insomma, avete capito, fanno quel tipo di situazione là, fanno quel tipo di cose senza prima essere però sposate. Cosa penso? Ho detto che secondo me
se comunque due persone si amano, non ci dovrebbe essere niente di male, non dovrebbe essere considerato peccato, non dovrebbe essere considerato un atto impuro fare determinate cose. Però purtroppo alle volte, addirittura il tatuaggio, io mi ricordo il giorno che ho fatto il tatuaggio, che ora purtroppo questo maglione non posso farvelo vedere, però vabbè, quando ho fatto il tatuaggio, una settimana prima di farlo forse o 2, ne parlavamo di tatuaggi con Tano e anche con un altro fratello, e lì mi ricordo che c'era questa cosa, ma farsi tatuaggi, sai, io me ne sono sbattuto comunque, l'ho fatto lo stesso tatuaggio, quindi farvi capire quanto mi interessasse proprio in realtà avere a che fare con qualsiasi tipo di religione. Cioè, in effetti io comunque poi, anche quando io e Serafina ci siamo lasciati, io la chiesa l'ho buttata nel dimenticatoio, la verità, veramente, no. Sono felice che da un lato le cose siano andate come sono andate. Ho smesso finalmente di avere a che fare con chiesa, adunanze, testimoni, cose, cioè il fatto di non avere più quella specie di pressione di fare lo studio, no, basta, fine. Sono altri tempi, sono andati. Ringrazio comunque a Tano e chiunque altro, insomma, per aver concesso il proprio tempo per starmi dietro, una cosa volevo dire, perché le cose poi mi vengono all'ultimo. Addirittura quando io andavo per prendermi i sacramenti, andavo in chiesa, il parroco della mia chiesa diceva: eppure sai, ci vedo tu a fare il prete, perché non ti fai prete? Cioè, incredibile, capito? Bellissimo, cioè, io potenzialmente nella mia vita potevo essere prete, potevo essere un testimone di Geova, potevo essere tutto, però non so se essere due cose in una volta, vabbè. Che meno male che è andata a finire così, meno male che adesso non ho questo pensiero qua religioso, è finito il mio percorso religioso. Dico, se deve capitare ogni tanto che c'è un funerale al quale bisogna andare in chiesa, dico vabbè, là ci vado, non ne posso dire di no. Se deve capitare che magari ogni tanto devo andare all'adunanza, così, tanto perché magari c'è quella commemorazione, quella volta l'anno ci vado anche, sicuramente so che farebbe piacere a questi amici testimoni, ma sanno ormai la mia posizione e mi rispettano, e lo rispettano. Io per questo io ho profonda stima per queste persone che conosco io, testimoni. Nessuno di loro mi ha mai imposto nulla. Non sono come molti di quegli altri testimoni di Geova che hanno quella nomea brutta, sono definiti malvagi, alcuni sono definiti proprio parte di una setta, perché evidentemente hanno avuto a che fare con i testimoni di Geova sbagliati, con le persone sbagliate. Io ripeto, non condivido molte di queste regole, non commettere atti impuri, cioè io se voglio fare l'amore con una persona non è giusto, secondo me, arrivare al matrimonio senza prima averci fatto l'amore con quella persona. Tu non sai che alla fine ti sposi quella persona e scopri che sotto l'aspetto intimo non è niente, cioè proprio non c'è nessuna affinità con quella persona. Secondo me è brutto il pensiero di arrivare sposati e non aver mai fatto niente prima. Sì, ok, dice magari potrebbe esserci il bello della prima volta, farlo una volta sposati, però non sappiamo se saremo poi soddisfatti effettivamente. Come facciamo a saperlo se non prima abbiamo fatto cose con una persona? Ecco, io comunque, per chiudere il tutto, a proposito di matrimonio, io per esempio vi dico che ho cambiato completamente idea negli anni del matrimonio. Io penso che non mi voglio sposare, non voglio avere la preoccupazione di dovermi sposare. Io con una persona posso starci a prescindere dal matrimonio, posso stare con quella persona, dimostrare che l'amo e non c'è bisogno che un pezzo di carta lo attesti, perché matrimonio significa tante cose, e soldi anche, che magari mancano al momento, e poi se un giorno le cose non dovessero più andare, insomma, non è facile. Avendo quel pezzo di carta, essendo sposati, se le cose un giorno non dovessero più andare, non mi esprimo. Comunque, quindi penso di avervi detto tutto, anche il fatto della religione, cosa ne penso, anche se aspetta, non ho detto la cosa più importante, che comunque purtroppo, ahimè, le religioni sono cause di guerra. Molto spesso, se c'è la guerra, se ci sono guerre, è a causa della religione, o magari mi sbaglio. Ditemelo voi, fatemi sapere la vostra su tutta questa vicenda. Io già alcuni commenti me li potrei immaginare, ovvero al posto tuo avrei lasciato la tua ex 30 anni fa, cioè quando già al primo ricatto morale, o ti prendi i sacramenti o ti lascio, già là dovevi lasciarla, lo so, comunque va bene.
Dal vostro amichevole Gianni Digitale di Quartiere è tutto, ciao a tutti e alla prossima.